Questa serata sarà all'insegna dell'ascolto. Immaginate che ogni vostra parola sia un seme. Quali sono i germogli di questo seme? E immaginate che ogni pensiero sia un seme. Quali sono i fiori, i frutti che i vostri pensieri generano? Comprendere il nostro dialogo interiore, entrare in contatto con il nostro dialogo interiore è il punto di volta per comprendere i tipi di fiori, i tipi di frutti che vogliamo che questi semi facciano germogliare. E la crescita personale passa obbligatoriamente dal nostro ascolto interiore. Molte volte abbiamo parlato degli stati dell'io, questi tre stati psichici legati all'io bambino, all'io genitore, all'io adulto, collegati all'analisi transazionale. Abbiamo visto come questi stati psicologici sono strettamente collegati a delle parti di noi, soprattutto a delle parti di noi che abbiamo introiettato nell'allora, ma che quella allora invade il qui ed ora del nostro adulto e non riusciamo a liberarci da questi comandi interiori. Premesso che non dobbiamo liberarci, dobbiamo comprenderli. Perché dico non dobbiamo liberarci? Perché questo è un aspetto fondamentale. Quando noi siamo in una situazione in cui ci sentiamo impotenti, quando siamo in una situazione in cui non sappiamo cosa fare, in una situazione che ci depotenzia, molto spesso ci arrabbiamo con noi stessi e diciamo, eh sì, ok, va bene, ma cosa posso fare? E magari andiamo a ricercare nella e nell'allora i motivi di questo stato di impotenza. E iniziamo un po', come dire, a diventare molto giudicanti con quello che è accaduto e trovare in quello la causa di quello che siamo oggi. Ma il punto fondamentale che dobbiamo capire è che se noi oggi siamo in un determinato modo, se noi oggi abbiamo determinati blocchi, è perché nell'là e nell'allora sono stati per noi salvifici. È che nel qui ed ora non sono più utili. E allora che cosa dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare è proprio far emergere questi comandi, far emergere queste voci interiori, far emergere le parole del nostro bambino interiore, far emergere i comandi, le ingiunzioni del nostro io genitore. E per fare questo dobbiamo autorizzarci ad ascoltarci. Questo è un qualcosa che può sembrare banale, ma non lo è. Perché se fosse così banale, così semplice, lo faremmo in tranquillità. Invece penso, e sono anzi abbastanza, non penso soltanto, sono abbastanza convinta di questa cosa, che noi siamo bravissimi nel mettere a tacere queste voci interiori e non farle emergere in superficie. Perché? Perché se le facciamo emergere in superficie dobbiamo iniziare a gestirle. Quindi il cambiamento personale parte proprio dal fare luce, non parte dall'andare a cambiare qualcosa, perché per cambiare qualcosa ci sono tre variabili fondamentali che noi dobbiamo avere. La consapevolezza di quella determinata situazione, di quel evento, di quel blocco, di quel dialogo interiore che vogliamo trasformare dentro di noi. E la consapevolezza e il cambiamento sono a loro volta collegate a altre due variabili, il tempo e l'energia.
per cambiare un'abitudine, per cambiare un nostro schema mentale, per cambiare una nostra credenza limitante, abbiamo bisogno di energia. Se la nostra energia è bassa, ricadiamo in determinati meccanismi che sono per noi automatici, legati all'à e all'ora. E la seconda variabile è il tempo. Per portare dei cambiamenti significativi, tendenzialmente ci vuole tempo, perché dobbiamo andare a inserire un nuovo programma e spesso il nuovo programma è inserito attraverso anche l'abitudine. Il punto di partenza però è proprio la consapevolezza. E la consapevolezza è qualcosa di molto personale. Ci possono essere delle persone che ci aiutano in questo processo, ma non ci sono delle persone che ci danno delle risposte certe rispetto a noi, rispetto ai nostri blocchi. Questo cosa voglio dire? Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che per avere un cambiamento radicale dobbiamo proprio autorizzarci a ascoltarci e tornare in contatto con il nostro potere personale. A volte sento persone che dicono: Ah, sono andato da questa persona, sono andato da quest'altra persona e mi ha trasformato. Non è possibile. Nessuno ci può trasformare se noi non lo vogliamo in primis. Quindi questo vuol dire che in ogni caso, se c'è stato un cambiamento, abbiamo trovato qualcuno che ha fatto da catalizzatore, ma la responsabilità e il merito è nostro. E questo è un passaggio fondamentale. È un po' come nel counseling. Negli incontri di counseling non è che personalmente io do delle soluzioni. Il ruolo del counselor è quello di fare le giuste domande, di stimolare nell'altro la riflessione. Perché se la riflessione, la presa di consapevolezza non è profonda, se non c'è quel click, quel ah, ho capito, rimane comunque in superficie, quindi il cambiamento non riesce ad andare in profondità. Quindi la consapevolezza è il punto di partenza, sempre. La consapevolezza deve essere poi associata all'energia e al tempo per generare un cambiamento. E la consapevolezza nasce dall'ascolto del nostro dialogo interiore. Come ci possiamo ascoltare? Poi stasera faremo una pratica proprio di ascolto. Noi possiamo ascoltarci in tanti modi, possiamo ascoltare il nostro dialogo interiore in tanti modi. Possiamo iniziare ad ascoltare i nostri pensieri, possiamo ascoltare le nostre parole che usiamo e ogni termine che noi usiamo ha un suo significato specifico. Dobbiamo proprio esercitarci ad ascoltare le parole che usiamo quando parliamo con le altre persone. Dobbiamo fare attenzione alle parole che usiamo e che mettiamo dopo l'io sono. Dobbiamo fare attenzione a come ci rivolgiamo all'altro, se tendenzialmente ci poniamo in una posizione di meno, perché ci sentiamo inferiori in alcune circostanze, se non in tutti, rispetto a determinate persone, o magari ci poniamo in una posizione di più. Quindi l'ascolto del dialogo interiore parte proprio dal vedere quali parole utilizziamo, ci dicono tantissimo di noi. Secondo aspetto, ascoltiamo le nostre emozioni. Nelle puntate precedenti, e le potete trovare nella vostra area riservata o nel canale YouTube, abbiamo proprio rivisitato e approfondito tutte le emozioni e abbiamo visto come non esistono emozioni positive o emozioni negative. Esistono delle emozioni, del movimento
che avviene dentro di noi. La rabbia, la tristezza, la paura, la gioia, il disgusto, sono tutte emozioni che ci dicono qualcosa rispetto al nostro dialogo interiore. Impariamo a non comprimerle per paura di esplorarle. Magari se in una determinata situazione si manifestano allorché siamo con una persona, ok, mettiamole in stand-by, ma poi andiamo a rivisitarle, anche perché abbiamo uno strumento straordinario che ci può aiutare in questo. Terzo elemento che ci aiuta ad esplorare il nostro dialogo interiore, il nostro corpo. Ascoltiamo il nostro corpo. Ascoltiamo se abbiamo dei dolori particolari nel nostro corpo. Ascoltiamo se abbiamo determinati brividi, determinati punti di dolore. Quindi non raccontiamocela. Poi passiamo al cambiamento che è un po' più complicato, ma la parte iniziale di ascolto e di consapevolezza abbiamo tutti gli strumenti per farla. E la cosa bella che dobbiamo comprendere è che noi possiamo fuggire da tutto, ma non possiamo fuggire da noi stessi. E invece lo facciamo in continuazione. Sentiamo un'emozione e la reprimiamo. Sentiamo un dolore al collo e lo reprimiamo. Sentiamo che usiamo determinate parole. Vabbè, ma io sono fatto così. Vabbè, ma quella persona mi ha fatto reagire in questo modo. Sì, però è sempre un sì, però. Abbiamo già affrontato il gioco del sì, ma. I giochi psicologici li affrontiamo e li giochiamo anche con noi stessi. Quindi con noi stessi assumiamo il ruolo di vittima, il ruolo di salvatore, il ruolo di persecutore. Quindi tutto quello che abbiamo visto nei martedì precedenti si svolge soprattutto dentro di noi. Quindi stasera con voi vorrei fare proprio un esercizio per esercitare l'ascolto. Se c'è una situazione che ci sta creando un momento di malessere, se siamo in una situazione in cui ci sentiamo impotenti, in cui non sappiamo come agire, bene, prima cosa, prima di pensare al come fare, il primo passo è mi ascolto. Perché molto spesso quando noi stiamo vivendo una situazione rispetto alla quale siamo impotenti, vuol dire che ci sono delle parti di noi che stanno comunicando in modo discordante. Più volte abbiamo parlato delle nostre tre intelligenze legate ai nostri tre cervelli, il cervello enterico, il cervello cardiaco e il cervello encefalico, ovvero l'intelligenza dell'essere, del sentire, del creare. E abbiamo visto come questi tre punti sono proprio tre campi elettromagnetici e come a volte noi abbiamo delle corde che tirano in direzioni opposte. Quindi io voglio una cosa, voglio uscire da una situazione, quindi una corda che tira a destra e poi c'è l'essere che tira a sinistra e quindi io non riesco a muovermi. Cioè, proprio provate a farlo. Prendete una mano, tirate a destra e prendete un'altra e tirate a sinistra. Cioè, immaginate queste due forze. Cosa fate? Siete in stallo. Invece, quando questi tre centri sono allineati e io dico il portale cielo-terra, terra-cielo è aperto, allora io attingo dall'energia della terra, attingo la forza, attingo dall'energia del cielo e riesco a quel punto a muovermi. Quindi per uscire da una determinata situazione, per uscire dal conflitto con una determinata persona, per andare a trasformare qualcosa che sentiamo che ci sta togliendo e non ci sta dando, la prima cosa da fare è andare a riallineare questi tre centri, andare a riallineare il creare, ovvero il fare, con l'essere e il sentire. E per fare questo ci dobbiamo ascoltare.
Quindi faremo stasera proprio una prima fase di ascolto. E in questa fase di ascolto andremo ad ascoltare il nostro corpo, ad ascoltare le nostre emozioni, ad ascoltare i nostri pensieri e cercheremo di comprendere rispetto a quella data situazione che ci sta creando frustrazione, quali sono i pensieri, le emozioni, i punti del corpo che si attivano. Perché nel momento che riusciamo a identificare quell'aspetto, allora a quel punto possiamo anche utilizzare le bars per fare dei protocolli di trasformazione alchemica. Il portare in superficie questo ci permette proprio di dire ti vedo. Per cambiare un qualcosa dobbiamo prima vederlo, perché se io lo vedo riesco a comprendere proprio anche in un modo molto lineare quali sono le azioni che io devo fare. Ma io se non so qual è il comando di fondo che mi sta portando a vivere quella situazione, io come posso oggettivamente cambiare? Non ci riesco, vado in frustrazione e il mio dialogo interiore mi conferma che non sono capace, che non ho sufficiente energia, che non. Noi possiamo scegliere. Noi non dobbiamo fare qualcosa, non dobbiamo smettere di usare il verbo dovere. Dobbiamo iniziare a utilizzare il verbo scegliere. E questa è proprio una riscrittura del nostro dialogo. Quando diciamo io devo iniziare ad ascoltarmi, sostituiamolo con il io scelgo di iniziare ad ascoltarmi. Sentite come suona in modo diverso? Io devo fare un qualcosa, pone il bambino in uno stato di ok, devo, va bene. Quindi qual è la reazione del bambino che riceve un comando di dovere o diventa un bambino sottomesso, compiacente, che dice ok, sì, devo fare questa cosa, allora lo faccio, perché se lo faccio vuol dire che sono un bravo bambino. Oppure, che anche quello è un altro condizionamento, divento un bambino ribelle. Di fronte al devo dico, ma vai a quel paese, ma io devo farla dietro, ma non me ne frega niente, io mi scofano una torta intera. Ma sia che io sia un bambino adattato sottomesso, un bambino adattato ribelle, sono sempre comunque in uno stato di meno e non attingo all'energia di quel bambino. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi è iniziate ad ascoltare quante volte utilizzate la parola devo e sostituitela con la parola scelgo. Io non devo seguire le dirette del martedì. Io scelgo di seguire le dirette del martedì. A volte, quando invio la registrazione del martedì, molto spesso è capitato che delle persone mi rispondono ringraziandomi e poi mi dicono: no, però guarda, dovrai proprio vederle. No, non devi vederle, puoi scegliere di vederle. Perché? Perché la parola scelgo ci permette di comprendere che noi abbiamo un potere personale. Quando invece usiamo la parola devo, la viviamo come un obbligo ed è il nostro genitore normativo. E questo anche qui è un aiuto a comprendere il nostro dialogo interiore. Comprendere il nostro dialogo interiore vuol dire anche riuscire a cogliere quelle parole che sono tu sei, io sono, quelle parole di comando. Ieri sera, ogni lunedì sera, c'è la diretta con gli esploratori del metodo ESC.
e sono delle dirette molto interattive, quindi sono un po' diverse da queste. In queste c'è una prima parte in cui io parlo, c'è una pratica che facciamo insieme e poi c'è la parte di condivisione. Mentre nelle dirette del metodo ESC, proprio perché è un percorso introspettivo molto potente in cui si riesce veramente a comprendere il nostro dialogo interiore, sono delle dirette in cui si parla molto. Ieri non ho fatto la diretta, ma ho chiesto loro di fare un tema per non perdere, diciamo così, il ritmo di questi incontri del lunedì. E ho chiesto loro di fare questo tema e lo chiedo anche a voi, ovviamente non adesso, ma quando avrete il tempo. Andate proprio a scrivere, io sono fatto così e fate un elenco di tutte delle vostre caratteristiche perché. E fate un elenco di tutte le caratteristiche del perché siete fatte così. Io sono una persona molto generosa perché i miei genitori mi hanno insegnato a mettere prima gli altri di me stessa. Io sono una persona molto fumina perché, sì, cioè sono fatto così, perché anche mio papà lo è, ok? Io sono un ingegnere perché, boh, chi lo sa, forse perché mio zio faceva l'ingegnere. Questo ci permette di comprendere il nostro dialogo interiore. È che molto spesso noi lo giustifichiamo dicendo, ma io sono fatto così. Quindi puoi cambiare. Poi puoi cambiare, dipende. Ha senso cambiare se quell'essere fatto così ti crea un depotenziamento. Se invece tu stai bene, ma va benissimo. Il punto è inutile lamentarci di un qualcosa di noi che non ci piace se poi perseveriamo in quella dinamica. Per un semplice motivo, perché questo dialogo interiore attiva il tu sei meno e riduce la nostra energia. Allora, piuttosto possiamo dire, ok, in questo momento sono così. Ma tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Cioè diamo un comando potenziante al nostro bambino. Io vedo che sei in questo momento in un momento di difficoltà, ma non ti preoccupare. Tutto questo cambia e cambia mentre lo osservo, mentre lo osserviamo. Se invece io mi cristallizzo sul sono fatto così e non uscirò mai da questa dinamica e entriamo in uno stato di depotenziamento e la nostra energia diminuisce. Bene, bene, ma passiamo proprio all'ascolto. Vi chiedo per fare questa pratica di utilizzare le My Energy Bars nella posizione di rilassamento. Per chi non ha le bars può comunque mettere le mani nella posizione di rilassamento, che è la posizione in cui io vado a unire tutti i polpastrelli in questo modo e pongo le mani intorno alle bars. Quindi pongo le mani in questo modo. Questo l'abbiamo visto molte volte, è un mudra, una posizione delle mani molto potente, perché aiuta a creare proprio una coerenza tra i due emisferi. Quindi poniamo le mani intorno alle barse in questo modo, o semplicemente poniamo le mani in questo modo, chiudiamo gli occhi e iniziamo a entrare in ascolto di noi stessi. Innanzitutto poniamo la nostra attenzione rispetto al corpo. Iniziamo ad osservare la posizione del nostro corpo, come sono posizionati i nostri piedi. Sono ben piantati sul pavimento, sono sulle punte, sono sui polpacci, sono magari appoggiati nella parte esterna, nella parte interna.
Sono paralleli tra loro oppure si congiungono le punte o i talloni? Anche semplicemente da questa prima posizione dei nostri piedi possiamo comprendere tantissimo. O magari non li ho nemmeno appoggiati a terra. Iniziamo quindi a posizionarli a terra, a piantarli bene sul pavimento, paralleli, e continuiamo l'ascolto delle nostre gambe. Come sono seduta? Sono seduta o seduto sulla punta della sedia? Sono seduto appoggiato allo schienale? Sono stravaccato sul divano? Qual è la mia posizione in questo momento? Come mi sto ponendo con il mio corpo rispetto a questo momento? Com'è la mia schiena? È ben dritta, pronta ad accogliere l'energia del cielo, oppure piegata? Osservate il vostro collo, il vostro mento. È parallelo al pavimento oppure è rivolto verso il basso o verso l'alto, e anche questo è un segnale che sto cercando inconsciamente di bloccare l'energia che fluisce, perché per attivare il cambiamento abbiamo necessità che l'energia fluisca in noi. Entro in contatto con le mie braccia, le mie spalle. Più fate un check del vostro corpo. Come sta? Come state? Quanta attenzione date a questo corpo? Quanta attenzione avete dato oggi a questo corpo? L'avete nutrito? L'avete idratato? L'avete coccolato? Quanta attenzione avete dato a voi? E iniziamo proprio a ringraziare questo corpo che tendenzialmente consideriamo poco, ma che ci permette di manifestarci in questo mondo, ci permette di fare esperienza ed è anche lo strumento attraverso cui possiamo fare un cambiamento. E pronunciamo: io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio corpo. Passiamo ora ai nostri pensieri. Ci sono, non ci sono? Cosa stanno dicendo le voci nella nostra testa? Ci stanno portando lontano, pensando ad altro, pensando alla cena, alla giornata? Oppure sono magari delle voci giudicanti rispetto a ciò che state facendo o non state facendo? Sono voci preoccupate,
si manifestano di più con l'io sono o con il tu sei. Avete chiarezza di questi pensieri o sentite confusione se provate a fermarvi ad ascoltarli? E mentre fate questo esercizio non dimenticatevi di respirare. Quante voci ci sono nella vostra testa? Ci sono una voce, ci sono più voci. È un pensiero ad un livello o un pensiero a multilivello? Avete il pensiero del pensiero del pensiero. Fate un respiro profondo. Iniziate ad ascoltare proprio il vostro respiro. Come si sta muovendo questo respiro dentro di voi. Inspirate dal naso, espirate dalla bocca o dal naso. È lento, è veloce, è profondo, si ferma nello sterno. Il respiro è ciò che ci permette di essere vivi ed è una cosa così automatica che ci dimentichiamo che dobbiamo respirare, eppure lo facciamo. Diventiamo quindi consapevoli di questo gesto, un po' come del nostro corpo. È attraverso il nostro respiro se possiamo permetterci di manifestarci in questa dimensione. Quanto spesso ci fermiamo a ringraziare questo respiro. Uno strumento meraviglioso per portare dentro di noi la vita e per portare fuori quello che non ci serve più. Ed entriamo ora in contatto con le nostre emozioni. Cosa stiamo provando in questo momento? Cerchiamo proprio di entrare in contatto con il nostro cuore, con il sangue che si muove nelle nostre vene. Entriamo in contatto con il nostro sistema nervoso. Siamo in uno stato di tranquillità, di serenità, di tristezza, di rabbia, di paura. Siamo in grado di mettere un'etichetta al nostro sentire a livello emotivo e non dimentichiamoci sempre di respirare, di
utilizzare questo strumento potente. Autorizziamoci a sentire le nostre emozioni. Non sono giuste, non sono sbagliate. Stanno cercando di comunicarci qualcosa per aiutarci ad evolvere, ad essere felici. E ora che abbiamo attraversato e ascoltato il nostro corpo, i nostri pensieri, il nostro respiro, le nostre emozioni, vi chiedo di scegliere una cosa che vi ha più colpito. Può essere una tensione del corpo, un dolore, può essere un pensiero specifico che è arrivato sotto forma di parola o sotto forma di immagine. Può essere qualcosa nel vostro respiro, può essere un'emozione, una sensazione. Definitela con una o due parole al massimo. Dolore nel collo. Io sono sbagliata. Rabbia, tristezza, paura. Una volta che avete identificato questo aspetto, sceglietene uno. Con una, due, tre parole, tenete a mente questa etichetta che avete messo e procediamo con il protocollo di trasformazione alchemica. Fate un respiro profondo. Prendete le My Energy Bars nelle vostre mani, l'oro nella sinistra, l'argento nella destra, o immaginate di farlo. Concentrate la vostra attenzione nel primo centro, due dita sotto l'ombelico, il centro del essere, e ripetete: libero, l'energia cristallizzata in, e inserite l'etichetta, il dolore al collo, la tristezza, eccetera. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Continuate a respirare. Se arrivano sbadigli, tremolii, lasciateli fluire, non bloccate. Se arrivano lacrime, non bloccate. Pongo ora la mia attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire, e ripeto: lascio andare ogni attaccamento emotivo a, inserite l'etichetta,
e lascio fluire il mio sentire. Io sento sei. Ascoltate il vostro corpo, i vostri pensieri, il vostro respiro, le vostre emozioni. Rimanete in ascolto. Siate un osservatore. Io sento sei, come risuona in voi, come risuona nel vostro corpo. Ponete infine la vostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale, nel centro del creare, e ripetete: creo ordine e coerenza. Inserite l'etichetta e mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Mi autorizzo ad essere me. Io creo 9. Io sono 9. Io sento 9. Io sono consapevole del mio corpo, dei miei pensieri, del mio respiro, delle mie emozioni. Io sono consapevole di me. Fate ora un respiro profondo. Iniziate a muovere i vostri piedi, le vostre spalle, il vostro corpo. Tornate poco a poco in contatto con questo piano e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Bene, bene, ho visto qualche sbadiglio. Alla fine sempre molto bene. Quando ci sono sbadigli noi non sappiamo che cosa si è sciolto, ma qualcosa si è sciolto. E questo penso che sia un po' anche la meraviglia di questo strumento. Se noi impariamo ad ascoltarci, se impariamo ad ascoltare il nostro dialogo interiore che si manifesta col corpo, con i pensieri, con le emozioni, con il respiro, ci rendiamo conto quando c'è un cambiamento. Io sbadiglio, perché sto sbadigliando?
E questo ci potenzia, ci fa capire quanto noi possiamo fare. E più noi ci rendiamo conto di questo nostro potere personale, più riusciamo a responsabilizzarci. E più ci responsabilizziamo, più la nostra energia aumenta, perché nel responsabilizzarci ci stiamo dando un comando interno molto potente. Io posso scegliere. Perché? Perché sono responsabile delle mie azioni. Boom! Bene, io a questo punto, come sempre, spengo la registrazione, ringrazio chi ci ha seguito fino a questo momento e lascio la parola a voi.